E bella gente, bentornati su NoPanic o benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti. Se così fosse vi invito a lasciare un like o meglio a iscrivervi al canale così da farci amico con l'algoritmo di YouTube e supportare il progetto di NoPanic. Oggi vediamo un'operazione da non fare tanto a cuor leggero, ma che a volte si rende necessaria, se non obbligatoria. Formattare un computer Windows, ovvero eliminare tutto quello che c'è memorizzato sul disco, tutto il sistema operativo, per reinstallarlo pulito come quando l'avete praticamente appena comprato e avere magari un sistema operativo aggiornato o comunque funzionante, perché magari se state formattando è perché il sistema non funzionava più. Se siete qui probabilmente è la prima volta che vi approcciate a questa pratica, che tra l'altro mette sempre un po' di ansia perché è sempre paura di aver dimenticato qualcosa. Può capitare che il computer non vi si accenda più per svariati motivi, oppure che vogliate fare una pulizia un po' più profonda, magari vi è venuto fuori quello che in gergo viene chiamato BSOD, Blue Screen of the Dead, che appunto vuol dire schermo blu della morte, e se viene fuori quello di solito non c'è più molto da fare, però a volte riparte anche. Ma cosa ci serve per procedere a questa operazione, delicata operazione? Innanzitutto ci servirà un hard disk esterno o una chiavetta abbastanza capiente per salvare i dati che non vogliamo perdere. Di solito sono tutti quei dati che avete memorizzato in desktop, documenti, magari qualcosa in download, immagini o pictures. Tutta sta roba la dovete salvare a parte, perché quando andremo a formattare il disco verrà completamente pulito e tutti questi dati verranno completamente cancellati e saranno persi per sempre. Altra cosa molto importante che ci serve è una cavietta. Altra cosa molto importante che ci serve è una chiavetta USB abbastanza capiente, direi almeno 16-32 giga, per metterci su il sistema operativo, o meglio l'installazione del sistema operativo che andremo a scaricare dal sito Microsoft. Ma questo ve lo spiego meglio più tardi, voi tenetela da parte. Prima di cominciare però facciamo un po' di operazioni preformattazione. Come dicevo, prima di tutto bisogna salvare i dati che non vogliamo perdere, quindi li dobbiamo salvare a parte, a meno che non abbiate una seconda partizione, ma in questo video non parliamo di partizioni, magari lo faremo in un video più avanti. Nel caso in cui vogliate un video sulle partizioni, commentate qua sotto. Se avete un'altra partizione potreste metterli lì, non toccarla e salvare i dati lì, ma è sempre meglio anche fare un doppio backup volendo, ma in questo caso salviamo tutto su un disco a parte. Nel mio caso il computer non ha dati che voglio salvare, però ho fatto un video sul backup di Windows, ve lo lascio qua sopra e in descrizione, così andate a vedere come fare questa tipologia di backup. Un'altra cosa che potreste salvarvi se avete molti preferiti del browser sono appunto i preferiti del browser, perché altrimenti anche quelli vengono cancellati e dovreste andarvi a ricercare tutti i siti e metterveli tra i preferiti. Un'altra cosa da fare quando si formatta un computer, alla quale non tutti pensano, io per primo, è andare a controllare quali programmi abbiamo installato su questo computer, di modo che li andremo a reinstallare successivamente. Quindi aprite il pannello di controllo, andate in programmi e funzionalità ed ecco qua avete tutta la lista di tutti i programmi installati sulla vostra macchina, sul vostro computer. Fate un po' una ricerca, guardate un po' cosa c'è installato, segnatevi magari con carta e penna quello che vi interessa reinstallare successivamente, perché magari sono programmi che vi servono ma che non usate tutti i giorni e potrebbero scappare la vostra memoria, e niente, teneteli da parte e poi li andrete nuovamente a scaricare. Se avete delle licenze verificate di avercele ancora, di salvarle, e niente, tenete tutto da parte anche in questo caso. Ultimo ma non ultimo, i driver. Seppure è vero che oggi non sono così necessari come lo erano una volta, perché i pacchetti di Windows contengono bene o male tutti i driver e di solito funziona tutto anche senza dover installare i driver separatamente, se avete un computer magari un po' più datato è meglio andare a ricercare i driver sul sito del produttore, andando a cercare la pagina di supporto e di download dei driver, inserire il modello del vostro computer, che di solito trovate scritto sul computer dietro o da qualche parte, e appunto scaricare tutti i driver, soprattutto quelli della scheda video, scheda audio, scheda wifi, di modo che poi potrete reinstallarli qualora fosse necessario. Ok, ora dovremmo essere praticamente pronti per procedere
alla formattazione e all'installazione del nuovo sistema operativo, quindi dobbiamo andare a cercarlo, scaricarlo e preparare la chiavetta che viene chiamata chiavetta bootable. La chiavetta bootable è una chiavetta avviabile che permette appunto di avviare il computer direttamente dalla chiavetta e far partire. Perché serve una chiavetta bootable? Perché altrimenti il disco sarebbe in uso dal sistema operativo e non sarebbe possibile eliminarlo per reinstallarlo sostanzialmente. Una volta i sistemi operativi bisognava andarli a cercare in qualche meandro del web, qualche ISO che qualcuno aveva gentilmente messo a disposizione. Oggi fortunatamente non è più così, ma vedremo che basterà andare su Google a cercare Microsoft Windows 10 o Microsoft Windows 11 a seconda di cosa volete installare. In questo video installeremo Microsoft Windows 11 e andare appunto sul sito di Microsoft, scaricare il pacchetto per creare la chiavetta, c'è un pacchetto già pronto, o in alternativa scaricare la ISO e poi creare un DVD, un CD oppure una chiavetta utilizzando magari Rufus, che è uno dei programmi che di solito si utilizzano per questo tipo di operazioni. Non ho fatto un video su Rufus, se volete un video su Rufus su come si crea una chiavetta bootable scrivetelo sempre nei commenti che ne parliamo. Prendete la chiavetta e inseritela nel computer che potete ancora utilizzare per crearla avviabile. Aprite il pacchetto che avete scaricato dal sito Microsoft e seguite le istruzioni che vi vengono mostrate a video, cliccando avanti 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 fino a che la procedura non sarà completa. Vi verrà chiesto se volete creare una chiavetta USB o volete creare un file ISO. Selezionate chiavetta USB e poi selezionate la chiavetta effettivamente collegata che volete utilizzare. A questo punto siamo pronti per installare Windows 11 sul nostro computer. Quindi prendiamo il computer che dobbiamo installare, qui ho il mio assistente. Posso avere il computer? Ecco. Grazie. Prendiamo il computer, praticamente dovremmo accedere al boot menu, che è il menu che ci permetterà di avviare la chiavetta. Ogni produttore ha un tasto diverso per accedere al boot menu. Nel mio caso il computer è un Dell, quindi il mio tasto è F12, ma potrebbe essere F8, F2. Potete scoprirlo facilmente andando a cercare su internet tasto boot o tasto BIOS della marca del vostro computer. Premendo ripetutamente il tasto, nel mio caso F12, accederete quindi al boot menu, che per quelli un po' più anziani è una schermata in stile DOS, che vi permetterà di scegliere quindi da che dispositivo far partire il computer. Scegliete la chiavetta, selezionate USB e il nome della chiavetta, così da accedere all'installazione di Windows. Selezionate la lingua, la data e il formato della regione in cui vi trovate e selezionate che tastiera avete. Premete avanti per passare al passaggio successivo. Ok, ci siamo. Adesso cliccate su Install Now. In questo passaggio vi viene chiesta la licenza, il codice di licenza di Windows. Lasciate pure perdere e andate avanti senza inserirlo, cliccando Non ho un product key. Ok, adesso è arrivato il momento di scegliere quale versione di Windows vogliamo installare. Selezionate quella che vi interessa e cliccate Next o Avanti. Accettate tutte le clausole e andiamo ancora avanti. Ecco, qui dobbiamo dire che vogliamo fare la custom, la installazione personalizzata per i più esperti, e a questo punto dobbiamo eliminare tutte le partizioni che esistono con il tasto Delete o Cancella per crearne una nuova.
Una volta eliminate tutte le partizioni esistenti avrete un unico spazio non allocato. Cliccando sul New o Nuovo andrete a creare una nuova partizione. Da Size potete decidere quanto deve essere grande la partizione qualora ne vogliate creare due separate. Nel nostro caso ne creiamo solo una. Ci vengono create le partizioni, quella più grande da 119 GB e quella dove andremo a installare il sistema operativo. Ok, premiamo Next e aspettiamo che Windows faccia tutti i suoi passaggi. A questo punto siamo pronti per la prima configurazione, vediamo come fare. Selezionate il vostro paese, nel nostro caso Italia, andate avanti, confermate il layout della tastiera, nel nostro caso selezioniamo italiano, andiamo avanti, ci chiede se vogliamo aggiungere un secondo layout della tastiera, direi che saltiamo questo passaggio, skip. A questo punto ci viene chiesto a quale wifi ci vogliamo collegare. Selezioniamo il nostro wifi, mettiamo la password e andiamo avanti. Ok, adesso ci viene chiesto che nome vogliamo dare al computer, mettiamo il nome che preferiamo. E quindi clicchiamo Next, avanti. Arrivati a questo passaggio il computer potrebbe riavviarsi e tornare alla schermata della connessione wifi che sarà connected, quindi connessa. Microsoft Windows 11 di norma richiede un account online per procedere al login del computer, ma si può creare anche un account offline. In questo video creeremo un account offline. Selezioniamo Personal Use, quindi in questo caso appunto selezioniamo Sign In Option, quindi opzioni di login, e selezioniamo Account Offline per creare un account offline, quindi che sarà solo sul computer. Qui facciamo Skip for Now, quindi saltiamo il passaggio e a questo punto inseriamo il nome vostro o comunque dell'utente che volete creare come utente del computer che stiamo andando appunto a reinstallare. Scegliete una password, impostate una password, mi raccomando ricordatela perché sennò poi non potrete più accedere al computer, confermate reinserendola e cliccate avanti. A questo punto vi viene chiesto di creare 3 domande e risposte segrete, così che possiate recuperare l'account qualora dovesse capitare che non vi ricordiate la password che avete impostato. Una volta completate le domande segrete vi verranno poste delle domande per dei servizi di geolocalizzazione e altri servizi legati alla privacy, quindi in questo caso mettiamo tutto no, trova il mio device mettiamo no, manda dati di diagnostica Microsoft mettiamo solo quelli obbligatori, migliorare l'inchiostro non ci interessa, avere una esperienza migliorata con i dati di diagnostica no, usare l'ID per la pubblicità no e attendiamo fiduciosi. Dopo un ultimo controllo degli aggiornamenti il nostro computer è pronto e si avvierà con Windows 11. Ok, abbiamo installato Windows 11 e come avrete notato non abbiamo una licenza e non l'abbiamo scaricata. Non è una cosa pirata, assolutamente. Abbiamo scaricato il file dal sito di Microsoft che permette a chiunque di scaricarlo e permette di fatto a chiunque di utilizzare il sistema operativo pur senza avere una licenza con
delle limitazioni che però non sono bloccanti. Sono limitazioni come non poter cambiare lo sfondo, anche se su Windows 11 ho visto che si può cambiare, limitazioni magari in alcune personalizzazioni, un messaggio sullo schermo come accade su Windows 10 dove c'è scritto che il sistema operativo non è licenziato, che tra l'altro si può togliere, c'è un workaround, se vi interessa anche questo scrivetemelo nei commenti. Quindi potrete utilizzare il sistema operativo senza grosse difficoltà pur senza avere una licenza. È ovvio che avendo una licenza è meglio perché è più sicuro il tutto. Anche gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, quelli più importanti, sono disponibili anche nella versione non licenziata, perché altrimenti sarebbe veramente un problema, perché avreste un computer esposto molto a tutti gli attacchi che oggi sono ancora più frequenti. Quindi mi raccomando, a proposito di questo, fate sempre gli aggiornamenti, sempre. Windows 11 è un sistema operativo uscito recentemente, io non ho avuto modo di provarlo più di tanto, magari farò un video più avanti sulle feature, sulle cose che ha Windows 11, ma è un sistema operativo che strizza un po' l'occhio al design. Forse è stata una scelta stilistica per riammodernarsi, forse si sono voluti avvicinare in qualche modo agli utenti Apple, al mondo macOS, probabilmente anche per aiutare chi utilizza magari due sistemi operativi in contemporanea o deve passare da uno all'altro. Fatto sta che l'interfaccia grafica non è male, probabilmente si può anche cambiare mettendo quella vecchia e magari facciamo un video che fa vedere come si fa. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, mi auguro che questo video vi sia stato utile, lasciate scritto nei commenti se vi è stato utile, se avete formattato, se avete avuto problemi, se non l'avete formattato e non me ne frega niente, scrivete non me ne frega niente e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! E nel dubbio? Per gli adolescenti, spacchi papaya.